Ok, non è stato complicato come il volante, ma ci siamo avvicinati quasi, più che altro per la lavorazione di tutto il legno, dei vari meccanismi, farli combaciare. Ma dopo tante ore di lavoro finalmente è pronta ed è finita. Ed eccola qui, in tutto il suo splendore. Sono riuscito più o meno a fare quello che avevo in testa. Sono partito con un progetto, ma sono arrivato sempre su quella base ad un altro risultato. In realtà quello che cambiava veramente da quello che ho progettato inizialmente sono gli attacchi e anche il lato pedaliera. Inizialmente pensavo che i pedali dovessero uscire dall'altra parte in qualche modo, ma invece il risultato è venuto più o meno similare a come era realmente all'interno del pedale originale, perché tutto sommato i meccanismi sono quelli. Io cosa ho fatto? Come avete visto nei video, ho preso le basi in legno, le ho messe a una certa inclinazione per fare in modo che simulasse un po' un'auto reale. Ho riutilizzato gli stessi controller allungando il filo. Questi sono degli attacchi per i tubi a muro e ho usato le stesse molle del volante originale. Quello che ho aggiunto sono queste molle qua sotto. Per il pedale del freno ho aggiunto un blocchetto di legno per fare in modo che sia subito a contatto con la molla. Mentre sotto ho fatto questo effetto tipo come se richiamasse un po' l'asfalto, ma dopo vi faccio vedere in dettaglio. È rimasto solo un problema, ovvero che adesso la pressione è molto più elevata per arrivare a fondo corsa. Cosa succede? Io ho messo dei piedini in gomma, ma questi piedini in gomma fanno attrito su pochissime superfici. Pensavo fosse molto di più. Per esempio l'appoggio su un tappeto e ovviamente il tappeto va. Soprattutto il freno ci vuole tanta più potenza per schiacciarlo adesso, quindi al momento metto un peso dietro che mi blocchi, ma per esempio ad avere un muro non ci sarebbe questo, o anche un playseat dove si incastra, magari più avanti lo progetto, quindi non si sa mai. Altro niente, il cavo è sempre quello che si collega al volante. Sembra complicato a vederlo, ma in realtà sono le stesse cose riprese e ricollocate in modo diverso. Mi ha fatto un attimo impazzire il pezzo qua dei sensori perché bisognava trovare lo zero perfetto e bloccarlo così. Alcuni giochi che provavo mi davano dei risultati, altri me ne davano in un altro modo. Alla fine quello più attendibile che ho usato era Colin, anzi Dirt, non è più Colin dopo. Con quello sono riuscito a bloccarli, li ho fissati con la colla a caldo e poi ho messo queste coperture per farli rendere un po' più quasi da auto da corsa, un po' più professionale. Ho messo anche questa barretta per fare in modo che questo sia il punto zero, perché alle volte capitava che premendo il volante e lasciando il piede la spinta della molla lo faceva alzare più del dovuto e quindi poi c'era un vuoto fino ad arrivare al punto zero del sensore. Così sono anche il volante originale così. Cosa ho fatto? In realtà volevo fare tutto il cavo rosso come questo, ma l'ho slivato solo da qui a qui, che sarebbe la parte che ho allungato, perché ho dovuto allungare questi cavetti. Ho messo anche dei blocchi in modo tale che anche se si tira il cavo non succede niente. Mi sarebbe piaciuto di fare i pedali, perché in realtà sono tutti fusi in plastica. Sarebbe stato bello tipo tagliare questo pezzo e mettere delle placchette da vera macchina. Magari ci penso più avanti, vedo se riesco a fare questa modifica. Tutto sommato comunque ho speso poco per fare questo, perché se considerate che tutto questo è già nel volante, quello che ho usato è il legno, che io avevo già in casa perché tutti i progetti vai avanti sempre del legno. Questa parte che si vede in rilievo, se si riesce a vedere, è un pezzo di piombo che c'era nel volante originale. La struttura in sé pesa comunque già molto di più rispetto al volante originale perché si fa anche fatica a sollevare un pochettino, ma slitta, e questo è il problema, non è tanto che non pesi, il fatto che slitta. O trovo un modo per agganciarlo sotto o continuo a usare un peso che il pedale dell'acceleratore tutto sommato andava bene, quindi
ho mantenuto la sua molle, a fondo corsa inizia con la nuova. Il pedale del freno ha le sue 2 molle più quella che ho messo io, e vi posso assicurare che non è tanto, può sembrare perché si fa fatica a mano, ma poi quando c'è il giusto peso dietro, questo dà il giusto range per la frenata. Poi ovviamente ogni gioco bisogna andare all'impostazione e calibrarselo a modo suo, perché il migliore con cui ho avuto a che fare fino adesso è Assetto Corsa, che subito appena entrato andava bene tutto. Project Cars mi andava in bloccaggio sempre, indifferentemente. Forza Horizon 4 mi trovavo abbastanza bene, anche se purtroppo è l'unico gioco che vuole per forza usare tutti i pulsanti del volante, almeno devo configurarne per forza tutti, quindi o gli lascio le impostazioni di base o non posso configurare come voglio io il volante, quindi purtroppo in quel caso lì devo usare il cambio automatico, perché non avendo più le leve dietro al volante non posso cambiarle nelle altre. Questo perché se vado a configurare quelle devo configurare poi tutti gli altri tasti che non ho più sul volante, in poche parole. Va bene, ve lo faccio vedere più in dettaglio. Ok, eccola da vicino. Partiamo dai dettagli principali. Allora, immaginate il volante, la pedaliera originale di base, semplicemente rovesciata. La trovate già dentro così. Non trovate ovviamente questi pezzi qua, perché questi sono degli attacchi a muro per i tubi. Vedete qua dietro? Sporgono di qua, li ho colorati tutti. E ho fatto in modo che le parti in plastica si incastrassero dentro. Ovviamente non sono stretti al massimo, per fare in modo che slitti il pedale. All'interno ci ho messo il lubrificante apposta. Successivamente ai loro lati, nel volante originale, essendo rovesciati, i 2 controller erano qua in mezzo, messi sempre così, quindi il cavo era molto più vicino rispetto al cavo che poi va al volante. Io cosa ho dovuto fare? Il cavo entra da qua, dopodiché li ho allungati, ho fatto una prolunga che ho messo anche il cavo un po' più carino, fino ad arrivare di qua. Questi controller sono fissati con la colla a caldo, sia di qua che di qua. Ho controllato il punto zero preciso e dopodiché gli ho messo questo specie di blocco un po' più estetico. Questa barretta qua è stata messa successivamente per capire, perché prima di sapere il punto zero volevo evitare di bloccarlo nel punto sbagliato, quindi una volta che ho saputo che ho bloccato questi ho messo la barretta, in questo modo ero sicuro. Dopodiché cosa ho messo? Questo è solo a fine estetico, sono dei contorni con le viti. Questa parte qua è più lunga, ma in realtà avrei dovuto farla un pochettino ancora più lunga, tipo arrivare qui, perché in questo modo il tallone stava un po' più preciso. In realtà con la scarpa arrivo proprio al limite. Avevo fatto delle prove prima, ma evidentemente sono stato troppo stretto. Questi blocchi qui nel progetto originale avevo considerato di scendere completamente fino a giù, ma in realtà ora sono sollevati. E sono degli angoli leggermente un po' più inclinati. Non è perfetto, non è 90 gradi, ma è leggermente inclinato, come potete vedere. Questo è l'effetto invece tipo asfalto, ricreato con la colla vinilica, la sabbia e poi vernice ovviamente. Ho messo dei gommini sotto e dietro c'è il suo cavo originale. Come vedete in realtà non è così complicato come progetto, richiede ovviamente un po' di tempo e un attimo di progettazione. Bene, ho montato tutto, volante, cambio, pedaliera. In questo caso vi mostrerò lato video, guida del volante e da sotto la pedaliera. Il cambio vabbè ce l'ho qua vicino ma non rientra nell'inquadratura. Allora, faccio una prova veloce e poi vi farò un video con i vari tipologie di giochi, come si comporta. Allora, dico subito che
Secondo me c'è qualche problema con i driver e con Windows 10 perché ho dovuto veramente fare 300 prove. Ho giocato per un periodo di diverse ore su Forza, su Assetto Corsa e andava tutto ok. Messo via, rimontato, sono stato un'ora a cercare di capire perché non andavano più i pedali. Non capisco quale sia il motivo. Una cosa può essere anche hardware volendo, perché alle volte si muovono i sensori. Devo fissarli meglio. Altre volte sembra software, quindi non capisco veramente perché. Allora, faccio un giro giusto così su Monza, vi faccio vedere. Poi in base al gioco bisogna settarsi, diciamo, i propri aiuti, come si riesce a guidare meglio. Io tendo a mettere un pochettino di ABS, anche perché il freno è molto breve come corsa, e quindi si va veloce, anche se adesso c'è tanta pressione da fare, comunque si va subito a fondo corsa. Sicuramente si guida in un altro modo rispetto a quello originale. Il feedback è tutta un'altra cosa. Non è come una macchina reale sportiva, però diciamo che è migliorato tanto. Anche sull'acceleratore stesso non si tende subito ad arrivare a fondo corsa. Anzi, alle volte sembra di essere a fondo corsa e bisogna premere un po' di più. In scalata, adesso vabbè ho frenato più del dovuto, però si riesce a dosare molto di più la frenata. Ecco, un problema che ho adesso è che ho la sedia con le rotelle, quindi quando vado a premere vado indietro. Dovrei farmi veramente un'impostazione. Magari con un bel sedile sportivo. Il problema è che con uno stile sportivo e tutto bisogna avere un po' di spazio, diciamo. Magari però lo progetto un pochettino. Adesso sto facendo giusto un giro di prova. Ragazzi, il volante dovrebbe essere sbloccato a 400 gradi, se non ricordo male. Perché ho provato a giocare un po' a 900 gradi, però anche su Forza Horizon si fa fatica. Perché sono pochi i giochi pensati per giocare a 900 gradi. Poi ovviamente una volta che si prende la mano, diciamo, si possono anche disattivare tutti gli aiuti. Perché adesso io tipo l'ABS non completo, però interviene. Una volta che si ha la sensibilità si può anche disattivare. Però credo sia l'unico aiuto che ho messo, adesso provo a vedere. Facciamo giusto un cambio di pista. Poi come dicevo farò un video più preciso sulle varie tipologie di gioco. Mi spiace che tipo in Dirt non ho più il freno a mano e quindi non tutte le piste, ma alcune piste sono un po' eh, difficili da guidare così. Facciamo magari il primo pezzo del
Questa, dai. Allora, come difficoltà, qua dov'è che si settava? Oddio, non mi ricordo più. Ah, eccolo qua, gli aiuti. Allora, io ho impostato così, il cambio, no, cambio manuale, frizione automatica perché non ho la frizione ovviamente, punta attacco anche quella perché non avendo la frizione, è tutto off e l'ABS factory perché ho provato senza ABS ma purtroppo questo pedale ha troppo poca corsa secondo me, non si riesce a gestire. Una cosa che mi sarebbe piaciuta tanto fare però lì la cosa si complicava un po', anche perché non ho tutte queste conoscenze elettroniche, ma riuscire magari a portare la vibrazione del volante anche ai pedali, perché ho visto in alcuni video li ho visti che riuscivano a farlo. Probabilmente basta riuscire a portare gli stessi fili a un motorino sotto, perché alla fine sono motorini, e magari anche al freno, all'acceleratore avere questa vibrazione. Quello sarebbe molto bello. Un force feedback è già diverso. Però non me la ricordo molto sta pista. Adesso guida un po' da pensionato. Faccio il giro turistico. Sicuramente non si può paragonare a determinati volanti molto più costosi, però sicuramente dà le sue soddisfazioni fatto così, dà un senso molto più sportivo. Mi giro sempre a questa curva. Sarà l'effetto salite e discese. Va bene, poi come dicevo farò un video molto più approfondito con i vari giochi, perché ogni gioco ha la sua eh, reazione, diciamo. Cioè, giochi come questo sono molto più... Questo è quello che mi aveva dato meno problemi fino a poco fa, perché ho dovuto risistemare tutto. Forza non vede il volante dopo una certa... Cioè, vede qualsiasi gioco può essere giocato a 900 gradi, ma l'animazione del gioco non arriva a 900 gradi, quindi è anche difficile poi da giocare perché è pensato in un modo più arcade. Project Cars mi ha dato un bel po' di problemi sul pedale del freno perché andava subito in bloccaggio, ho dovuto settare un po' di cose e poi sono riuscito. E poi proverò anche Dirt. Dirt purtroppo non ho il freno a mano, quindi cercherò di fare qualche pista dove non serve troppo. Anche se ho visto su Amazon che c'è un freno a mano USB, è interessante, secondo me costa un po' troppo per quello che è tutto sommato, cioè alla fine è bella la costruzione e tutto, ma è un tasto unico, cioè magari vedo se riesco a progettarmelo a farmelo da me, oppure una volta che mi sono fatto un playset fatto bene, penso anche al freno a mano, anche perché
e giocare con la sedia che va avanti e indietro non è comodissimo. Va bene, allora anche questa modifica è fatta. Vediamo un attimo come studiare le prossime. Ci vediamo alla prossima allora. Ciao!